Una domanda per te. Ti sei mai chiesto se hai elaborato e quindi trasformato il lutto, oppure se hai semplicemente superato il lutto? Un lutto, almeno un lutto importante all'interno di un nucleo familiare o all'interno della tua vita, tocca a tutti e ovviamente speriamo che arrivi il più lontano possibile per tutti, ma c'è una differenza sostanziale tra superare e trasformare, elaborare. Una ovviamente è quella più sbagliata e la seconda è quella più giusta, perché permette di guarire te e di guarire, far andare nella giusta direzione anche il tuo caro defunto. Ora facciamo un esempio: nella vita quotidiana ci sono i problemi che tu superi, quindi ci può essere il problema di superare il fatto che arrivi sempre in ritardo, il problema di superare il fatto che la macchina ha la marmitta rotta e quindi la accomodi. Nel piano, quello del lutto, che è un altro piano, che è sì il piano fisico, ma si collega a qualcosa di non fisico, perché dopo la morte esiste assolutissimamente qualcosa, e a proposito di questo ti lascio un video qui in descrizione. Non funziona esattamente così. Hai presente lo sborone, come si dice in Romagna, dove c'è la fila di macchine perché c'è un ingorgo? Dove c'è la fila di macchine perché ci sono i lavori in corso, dove c'è la fila di macchine perché c'è una deviazione, giusto quella mattina. Lo sborone cosa fa? Supera tutti e poi rimane esattamente fermo come prima. Ecco, quello è l'esempio fisico umano, quindi di più facile comprensione, dove tu non stai superando il problema, perché il problema non dipende da te, dipende da qualcos'altro. Quindi superare un lutto facendo finta di niente, facendo finta che sia una delle classiche azioni quotidiane che compi nella tua vita, non favorisce assolutamente la tua guarigione, anzi ti porta assolutamente lontano, ti porta a dimenticare il tuo caro defunto, ti porta a non ricordare più nulla di lui e a non sentire pian piano neanche più amore e riconoscenza. È come se non avesse mai fatto parte della tua vita. Quindi quando ti troverai delle persone che ti chiederanno come va, hai superato il lutto, tu assolutamente prendi la direzione opposta, saluta con tanto di sorriso e vai nella direzione opposta, perché queste persone assolutamente non hanno capito niente e ti fanno solo male. La soluzione giusta invece è quella del trasformare, del elaborare, ma utilizzo il verbo trasformare perché sono quasi sicura che tu magari, o moltissimi di voi che siete dall'altra parte ma siamo connessi, avete letto il libro L'Alchimista di Coelho. Anzi, te lo lascio in descrizione. Ho cercato quello più economico, ovviamente è un link affiliato, credo il secondo da quando ho il canale YouTube, e come sappiamo tutti il tempo è la cosa più preziosa, quindi se lo vuoi comprare io prendo, credo veramente, una tariffa irrisoria e tu risparmi del tempo. Quello che cercava di dire Coelho, aperta e chiusa parentesi, è che siamo tutti alchimisti. Tutti noi esseri umani siamo nella condizione di poter trasformare qualcosa, anche qualcosa di doloroso, in qualcos'altro. È la nostra magia, solo che ci siamo dimenticati di questa immensa magia e pensiamo sempre che siano solo i grandi, mi gratto, linguaggio non verbale, fastidio, solo i grandi potenti guru che hanno questo potere. In realtà ce l'abbiamo tutti. Quindi riuscire a trasformare il lutto in qualcos'altro, riuscire a trasformare il lutto nel ricordo del tuo caro, riuscire a trasformare il lutto nella sua memoria, riuscire a trasformare il lutto nel darti la forza e il coraggio, riuscire a trasformare il lutto del tuo caro prendendo tutti gli insegnamenti
che quella persona ti ha passato e facendoli assolutamente tuoi. Ti voglio fare un altro esempio. Dunque, quando c'è la pioggia, una tempesta, tu che cosa fai? Ti metti l'ombrello perché ti ripari, quindi superi il problema della pioggia relativamente, perché se la tempesta è grossa ti bagni ugualmente. Avrai sicuramente sentito dire che spesso è benefico, ovviamente per persone che sono fisicamente messe a posto per un periodo di tempo molto breve, prendersi l'acquazzone, perché fa assolutamente bene al corpo e alla mente. È come se tu, e qui c'è il paragone, ci fosse la tempesta, l'acquazzone, decidi di non ripararti e la cosa ti sveglia, ti scuote. Quando c'è un dolore, il dolore va vissuto. Non possiamo far finta di niente. Esattamente, un altro esempio è la stessa cosa che succede quando c'è un dolore fisico. Quando ti rompi un piede o ti rompi una mano, tu lo senti il dolore oppure dici adesso lo supero, faccio finta di niente. Poi c'è chi ci butta sopra il Brufen, l'antidolorifico eccetera eccetera, e c'è invece chi decide di utilizzare prodotti naturali per cui il dolore gli passa in mezzo, lo sente, lo vive e pian piano si allinea, sparisce, si trasforma in qualcos'altro, che può essere fisioterapia, può essere calcificazione. Questi sono solo esempi. Quando c'è una relazione sentimentale, un matrimonio che finisce, tu che cosa fai? Lo vivi il dolore oppure fai come va molto di moda adesso, che è la cosa assolutamente più sbagliata, di passare da uno all'altro, che poi non fai altro che incasinare e sporcare la tua energia sessuale, che è l'energia più potente che hai. E qui ho fatto un video super interesting, te lo lascio anche in descrizione, a proposito dell'argomento. Cioè, fai finta di niente, passi da uno all'altro, perché allora vuol dire che era tutto finto. Se tu nel lutto non ci passi e lo trasformi in qualcos'altro e non vivi il dolore, è come se avessi fatto finta di niente. È come se la tua parte fisica, quella umana, quella più bassa, facesse finta che questa cosa non è mai esistita. E invece il dolore va assolutamente vissuto, ci devi passare in mezzo, esattamente come la tempesta. Esattamente come nel caso della fila delle macchine, aspetti, esattamente come nel caso della relazione quando finisce, c'è dispiacere, lo vivi, aspetti e piano piano si trasformerà in qualcos'altro, non lo tappi, covered come si dice in inglese, non lo copri. Ognuno ha il suo tempo per elaborare il lutto, non esiste una regola. Benvenuto sul canale YouTube di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit. Io sono la Fede, il mondo visibile, e in questo canale, in questo viaggio che facciamo insieme, ti porta alla scoperta di quelle scienze o conoscenze che non ci sono state raccontate proprio come sono, e il motivo è quello di farti rimanere un po' basso, sulle vibrazioni basse, sulle emozioni basse. Invece il tuo compito in questa vita è assolutamente di percorrere, diciamo, una sorta di scalinata e di arrivare al gradino sempre più alto, che equivale al tuo risveglio spirituale, alla tua consapevolezza quasi completa. Su questo canale trovi diverse playlist relative a che cos'è veramente il sesso, come fare l'amore divinamente, la morte, la consapevolezza, il lasciare andare. Se questo video ti è sembrato interessante, se hai imparato delle cose nuove, soprattutto se vuoi dire la tua, ti aspetto nei commenti, così facciamo vedere magari a Mr. YouTube che il canale, il video è abbastanza interessante. E perché no? Interessante a lot. Molto. Del resto noi italiani siamo famosi per moltissime cose positive legate alla creatività, all'inventiva, alla fantasia, ma siamo altrettanto famosi per cose negative, come quello di essere completamente spezzettati, isolati, di essere un po' invidiosi, di non fare gruppo. E lo testimonia il fatto che in America, vabbè che sono molto di più, ma non è questo il punto, quando c'è un video, gli americani fanno sempre il gruppo, loro hanno le bandiere fuori dalla loro casa, si sentono uniti.
anche nonostante il periodo in cui sono inguaiatissimi in questo momento, per cui avrebbero veramente poco da stare felici. Quindi solidarietà, metti il like, metti il commento. Risvegliarsi spiritualmente non significa solamente Om, essere quello del peace and love, fare meditazione, fare l'amore tantrico, ma significa, come avrai capito da questa spiegazione, da questo video, essere risvegliati su tutti i livelli, anche quello della morte, perché se trasformi il tuo lutto in qualcos'altro e quindi lo vivi veramente, sicuramente sei una persona che può apportare energicamente e non solo un apporto positivo a questa società che rischia veramente di andare allo sbaraglio se non lo è già. Ti lascio un altro video qui sull'importanza del risveglio spirituale, appunto, che è molto di più, e su cosa succede quando attivi il risveglio spirituale, cose di cui non parla nessuno, perché ancora una volta così tu non attivi i tuoi superpower, e invece se attivi superpower sei invincibile, stile Mazinga Z o Tetterotanti.